Aggiornamento di calciomercato Inter, approfittiamo di questa sosta per le nazionali per riportarvi uno dei format in assoluto più richiesti e più seguiti qui sui nostri canali, un format che facciamo sempre soprattutto a partire da questo periodo dell'anno perché questo è il periodo in cui solitamente nascono le nuove squadre e in particolare nasce la nuova Inter che anzi ha già avviato i propri lavori in vista della prossima stagione già da qualche settimana e allora secondo me è il momento giusto per cominciare a ragionare davvero su come sarà l'Inter 2024-2025. Così facciamo anche un po' il punto della situazione sulle notizie più importanti del momento e un po' di previsioni sui prossimi movimenti. Ben ritrovati e ben ritrovati allora amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Clic subito sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che porteremo nei prossimi giorni, tanti dei quali sono anche collegati a questo contenuto di oggi, in cui faccio innanzitutto un paio di premesse secondo me molto importanti. La prima è relativa allo scenario, al mercato in generale, che è un mercato chiaramente molto fluido, molto dinamico, per cui quelle che facciamo oggi in questo momento sono delle proiezioni, delle previsioni verosimili che possiamo fare in questo momento e che andranno poi chiaramente riadattate e misurate sulla base di quelli che saranno gli altri sviluppi che ci saranno e gli incastri anche internazionali, diciamo così, perché al momento l'Inter sta facendo questo tipo di programmazione di cui oggi parliamo, ma poi se il mercato impazzisce arriva di nuovo l'Arabia Saudita che cambia tutti i piani, sconvolge tutto o si incastra un giro di allenatori molto strano, molto particolare, ad oggi non possiamo ancora saperlo chiaramente. L'altra cosa, la seconda cosa invece è relativo a quello che possiamo già sapere invece. Una delle cose che possiamo già sapere intanto è che l'Inter in questo momento si è creata un vantaggio rispetto a tante rivali che è molto importante, un vantaggio in termini di programmazione, nel senso che l'Inter ad oggi ha scelto l'allenatore che è Simone Inzaghi, che è la conferma dell'attuale allenatore, un allenatore sul quale inevitabilmente ci sono e ci saranno ancora più società interessate, società anche molto importanti per quello che è il percorso che sta facendo con la sua Inter. Si attende un vertice che ci sarà a fine stagione nel quale si chiariranno, si farà un po' un punto di quelli che sono stati i 3 anni, precedenti e si cercherà di pianificare i prossimi anni capendo se gli obiettivi, coincidono. Ad oggi le sensazioni in vista di questo incontro sono, tutte molto positive e quindi a meno di, clamorosi colpi di scena si va verso un rinnovo del contratto con Inzaghi che sarà l'allenatore dell'Inter anche al prossimo mondiale per club, che è sicuramente uno stimolo importante. C'è una dirigenza che è stata blindata anche qua estendendo i contratti e c'è una rosa, una squadra che ad oggi potremmo addirittura probabilmente definire già fatta praticamente. Zielinski lascerà il Napoli, Taremi lascerà il Porto e arriveranno entrambi a parametro zero all'Inter e questi sono già secondo me 2 grandi esempi di come questo gioco di come l'Inter abbia fatto questo gioco d'anticipo, ecco, anche sulle rivali e ha permesso quindi all'Inter di mettere già delle basi ancor più solide per la rosa che sta cominciando a costruire in vista della prossima stagione. Una stagione in cui l'Inter dovrà affrontare la Super Champions League, quindi con almeno 2 partite in più nella fase a gironi, un campionato che chiaramente vuole affrontare di nuovo da protagonista, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e soprattutto poi il nuovo mondiale per club. Potenzialmente sono oltre 70 partite da affrontare in tutta una stagione che dovrebbe vedere una tournée in Cina all'inizio di questa stagione per poi chiudersi tra giugno e luglio negli Stati Uniti, quindi è una stagione molto lunga, molto intensa in cui servirà una rosa ancor più profonda e di livello anche nei cosiddetti cotitolari, per dirla un po' alla Marotta. E ci si sta muovendo in questa direzione grazie anche ad una situazione economica che viaggia sempre di più verso la sostenibilità, perché sicuramente i quarti di finale di Champions League avrebbero portato in tutto altri 20 milioni di euro circa, che purtroppo non ci saranno, per cui dai 102 milioni di euro che l'Inter ha incassato dalla scorsa Champions League, si scenderà ai circa 66 di questa Champions League. Ma ad oggi l'Inter
ha già 40 milioni di euro in più circa di plusvalenze rispetto all'anno prima per quanto riguarda le plusvalenze fatte nel mercato estivo. C'è ancora da vedere che cosa accadrà poi con i riscatti, i possibili riscatti entro il 30 giugno. Lo scudetto vale un centinaio di milioni contro i circa 87 incassati l'anno scorso dall'Inter che era arrivata terza. Ci sarà la nuova Super Champions che garantisce 30% in più di ricavi rispetto alla Champions che conosciamo. Il mondiale per club sono già 50 milioni di partenza che puoi mettere in più nelle tue previsioni di budget stagionale solo per la partecipazione, oltre al fatto che già quest'anno si incassa di più dai vari sponsor rispetto alla scorsa stagione e dalla prossima stagione si andrà ad incassare ancora di più perché ci sarà un incremento soprattutto nel main sponsor. Quindi tutto questo per dire che in sostanza l'uscita dell'Inter dalla Champions League agli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid fa perdere sicuramente un tesoretto, fa perdere anche un po' a livello di prestigio magari perché andare più avanti avrebbe ulteriormente aumentato anche il valore di alcuni calciatori, ma non cambia drasticamente quelli che sono gli scenari di mercato in vista dell'estate. Anzi, ci si avvia ad un forse un primo mercato in cui finalmente l'Inter non ha davvero l'obbligo di cedere qualcuno dei suoi pezzi pregiati, ma può anzi pianificare innanzitutto un aumento del monte ingaggi, come sta già facendo in questa fase con i vari rinnovi, sempre nel rispetto dei paletti del settlement agreement, e magari ragionare anche su qualche investimento con dei pezzi anche nell'ottica di valorizzarli per il futuro, un po' come è stato per esempio con Bissek la scorsa stagione. Certo che se poi arrivano delle offerte importantissime fuori mercato per alcuni dei nostri giocatori e anche i giocatori stessi saranno intenzionati ad andar via, ci si siederà al tavolo, si valuteranno le varie proposte, consapevoli che poi però il budget verrebbe reinvestito sempre per andare, a portare avanti un'idea di base che è quella di creare un gruppo importante a cui aggiungere dei tasselli per allungare ulteriormente la squadra rispetto a quest'anno, sostituendo qualcuno magari che è ai margini del progetto e investendo comunque qualcosa rispetto a sessioni di mercato invece che nel recente passato erano state più complicate. Fatta questa doverosa introduzione, andiamo ad analizzare allora la situazione reparto per reparto, ribadendo che poi faremo degli aggiornamenti nel corso dei mesi, chiaramente per andare avanti. Condivido lo schermo per chi ci sta seguendo in video e parto dai portieri dove Jan Sommer, l'esperto Jan Sommer, ha ancora un altro anno di contratto. Di Gennaro come terzo portiere è in scadenza, ma potrebbe essere rinnovato e si saprà di più tra qualche settimana. Audero invece è la situazione un po' ancora da decifrare perché è in prestito con diritto di riscatto. La situazione però è ancora in bilico, nel senso che l'Inter dovrà prendere una decisione sul tema del portiere e deve trovare degli incastri perché forse diciamo questo è il vero effetto, potrebbe essere, la metto come ipotesi, del mancato passaggio ai quarti di finale di Champions, perché potrebbe incidere soprattutto qua, perché aumentare il tesoretto dalla Champions avrebbe dato maggiori possibilità magari di fare un investimento sul portiere, andando a prendere un giocatore che poteva diventare intanto il vice di Sommer e poi dopo aver fatto una stagione in tandem con il portiere svizzero, diventare il portiere del futuro dell'Inter. E per esempio si sono fatti dei nomi in questo senso, si è parlato di Di Gregorio, che è un ex Inter, però le voci che mi sono arrivate sul portiere del Monza mi sembrano un po' freddi in realtà come ipotesi per l'Inter, mentre come vi racconto da tanto tempo c'è il nome di Bento Krepski dell'Atletico Paranaense in Brasile che rimane sempre molto molto caldo, lui potrebbe essere anzi un nome da tenere veramente d'occhio per l'estate. Poi se l'Inter non troverà una quadra su questo tipo di investimento, non è da escludere a questo punto che, si possa rimandare il discorso di, investire su un nuovo portiere, ragionando su una conferma di Audero come vice, magari se si trova l'incastro giusto, e continuare a puntare su Sommer, visto che poi, Sommer comunque ha dimostrato di essere all'altezza e anzi a Madrid, per esempio, mi è sembrato anche uno di quelli che, diciamo che hanno tremato meno di tutti di fronte ad un avversario e a una partita che invece ha scosso un po' alcuni dei nostri. Passando alla difesa,
In difesa potremmo essere numericamente un po' a posto così, nel senso che Carlos Augusto e Darmian che abbiamo messo nei centrocampisti, possono continuare ad essere adattati. Diciamo che a me dispiace un po' in realtà che Carlos Augusto venga già utilizzato così alla Darmian. Carlos Augusto per me può essere un ottimo specialista, sulla fascia, però, diciamo si fa anche di necessità virtù in alcuni momenti. A livello numerico l'Inter potrebbe essere più o meno a posto. Darmian e Acerbi però avranno un anno in più, chiaramente, non sono più giovanissimi. In più, in questa stagione, se vi ricordate, c'è stato un periodo di oggettiva difficoltà in termini numerici in difesa a fine 2023 e quindi qui bisognerà capire un po' quelle che saranno le intenzioni, cioè come verranno calcolati Carlos Augusto e Darmian in termini di impiego. Forse un elemento in più da aggiungere nella batteria dei difensori potrebbe esserci nei piani. Immagino si andrebbe più che altro sul low cost probabilmente, anzi, da decifrare, si va sul low cost che ti fa il tappabuchi per questa stagione, si coglie qualche opportunità che si può presentare in queste settimane, oppure si decide di fare qui l'investimento, anche in previsione poi di una sostituzione di Acerbi, che è in scadenza di contratto nel 2025. Bisogna capire quindi che tipo di strategia verrà intrapresa qua. Ehm, su i giocatori in scadenza 2025, diciamo che ci sono diversi nomi che piacciono all'Inter e quindi l'ipotesi di pescare l'erede di Acerbi tra i parametri 0 del 2025 può essere un'ipotesi da tener d'occhio e quindi l'idea magari, è che si possa fare anche un investimento o si possa cogliere un'opportunità low cost, "tampone" tra virgolette, per completare la difesa e poi rimandare l'erede di Acerbi all'anno successivo. Però è un'ipotesi questa. Ne parleremo in un altro contenuto dedicato anche di questo. Attenzione invece a 2 cose. La prima è che Bastoni è uno degli interisti in assoluto più appetiti a livello internazionale in questo momento e ci sarà un europeo che potrebbe ulteriormente accendere i riflettori sul nostro difensore. Quindi attenzione sempre a Bastoni, detto che per ora non ci sono segnali che fanno pensare ad una partenza. Paradossalmente però, ne parlavo anche un paio di settimane fa, questo Bissek, classe 2000, caratteristiche fisiche estremamente importanti e ingaggio molto contenuto, secondo me lui può essere un profilo che diventa appetibile in maniera molto importante per dei club di Premier League che possono poi spendere anche delle cifre importanti. Anche qua però l'Inter al momento se lo vuole tenere stretto, anche perché all'Inter intravedono un potenziale importante che non è stato ancora del tutto scoperto e spero sinceramente che in questo finale di stagione Bissek verrà valorizzato ulteriormente, magari cercando di trovare il modo di farlo convivere con Pavard, piuttosto che uno al posto dell'altro, visto che su Pavard hai fatto un investimento importante e Bissek devi continuare a valorizzarlo. Facendo magari anche dei ragionamenti su De Vrij che comunque è in scadenza di contratto nel 2025. Vado anche ai centrocampisti, trattiamo un po' tutti insieme gli esterni e i centrali. Sugli esterni Di Marco ci sono degli interessamenti importanti anche su Di Marco, devo dire, a livello di club esteri, ma all'Inter è molto utile anche per le liste, per cui immagino che verrà bloccato e non sarà fatto partire. Carlos Augusto, okay, si sta rivelando estremamente utile, in questa sua prima stagione nerazzurra, verrà confermato. Quadrado direi che avendo il contratto in scadenza lo possiamo considerare fuori. Buchanan andrà sicuramente integrato invece, visto anche l'investimento che è stato fatto in questo finale di stagione ci aspettiamo che venga integrato per capire se sarà poi lui il titolare della fascia l'anno prossimo oppure servirà un titolare, perché Dumfries rimane uno dei nodi principali probabilmente di questa Inter in questo momento. È in scadenza di contratto nel 2025, o rinnova il contratto oppure viene venduto, perché dubito o comunque non sarebbe molto sarebbe un po' controproducente, ecco, farlo andare fino alla scadenza del contratto e perderlo a parametro zero. Qualche mese fa la cessione sembrava scontatissima, assolutamente diciamo certa, poi però c'era stata anche
una possibile riapertura da parte dell'olandese che al momento mi sembra ancora poco concreta. I discorsi andranno ripresi più avanti, per cui serviranno altri contatti. Nel frattempo però l'Inter si sta già muovendo anche su altri possibili nomi per rinforzare quella batteria degli esterni. Si è parlato per esempio di Sugawara della Z Alkmaar, un esterno giapponese classe 2000 molto interessante, molto forte, più qualitativo di Dumfries. C'è stata qualche voce come Holm dell'Atalanta che l'Inter aveva già seguito ai tempi dello Spezia, ma non solo, ci sono anche altri nomi che circolano. Questo magari potrebbe anche significare quindi che Darmian e Carlos Augusto verranno visti molto anche nell'ottica di essere usati come terzi di difesa. Però vedremo. In mezzo Barella, un rinnovo importante che però sembra veramente vicino. Mkhitaryan ha già rinnovato il contratto, qua secondo me i 2 anni di contratto che gli sono stati concessi forse sono tanti, per quanto sia un giocatore ancora molto utile, soprattutto se verrà utilizzato non più come titolare assoluto, ma come co-titolare anche lui. Frattesi chiaramente confermato. Çalhanoğlu, l'Inter non vuole privarsene, è un giocatore che ha già rifiutato delle offerte dall'Arabia Saudita, come ha già detto anche lui, quindi è sempre da tenere d'occhio perché essendo arrivato a parametro zero ti può garantire a fronte di una grande offerta una plusvalenza totale e molto grande. E visto che oggi è nei top comunque al mondo nel suo ruolo, degli interessamenti per me saranno inevitabili anche qua. Le intenzioni però sembrano sempre quelle di proseguire insieme. C'è il nuovo arrivo Zielinski, come detto, che è cosa praticamente fatta, prendere il posto di Sensi che andrà via, prendere il posto di Klaassen che con ogni probabilità non sarà rinnovato. Aslani invece sarà un po' da valutare secondo me al termine di questa stagione, perché per me sta mostrando dei segnali interessanti e non credo che abbia ancora completato la sua maturazione e credo anzi che l'Inter stia facendo un percorso interessante cercando di, diciamo, costruirsi in casa un giocatore che poi dovrebbe ereditare le chiavi di un ruolo estremamente delicato nel 3-5-2 per come viene interpretato dall'Inter di Inzaghi. Quindi a meno che non sia proprio Aslani a chiedere spazio o a meno che non arrivino dei club tipo di fascia media della Premier League ad offrire delle cifre importanti, ecco, la coppia Aslani-Çalhanoğlu immaginiamo che possa andare verso una conferma. Poi non c'è da escludere la possibilità di aumentare a 7 la quota dei centrocampisti per avere maggiore copertura in termini di profondità di rosa, però c'è da vedere bene anche per motivi di lista, non puoi aggiungere giocatori in tutti i reparti, ecco, quindi anche per motivi di lista bisogna prestare attenzione e anche per motivi di budget, perché ci sono altri investimenti da fare, come sull'attacco di cui tra poco parleremo. Il mercato però è lungo e quindi sarà un po' tutto da vedere. Citavo l'attacco. Vado quindi a condividere anche l'attacco, un attacco dove l'idea invece di allungare a 5 il numero di punti a disposizione è già più concreta rispetto a quella di aumentare i giocatori a centrocampo. Lautaro innanzitutto è il nome più discusso per quanto riguarda il rinnovo di contratto, c'è un rinnovo in ballo sul quale continua a trapelare molto ottimismo, soprattutto dopo l'incontro che c'è stato a Madrid nel giorno di Atletico Madrid-Inter. Thuram è un profilo da tener d'occhio anche qua, visto l'europeo di mezzo, perché chiaramente si aggiungono sirene, si aggiungono interessamenti eventualmente, dovesse far bene all'europeo. Dubito che l'Inter voglia privarsene, ecco, no, diciamolo subito. Ho sempre paura che club come il PSG, ad esempio, PSG, dico PSG perché deve sostituire Mbappé, tra le altre cose, potrebbe volere un altro simbolo francese, magari in attacco, ecco. C'è sempre un po' di preoccupazione in questo senso, per ora però non ci sono segnali e aggiungo io, se l'Inter vuole ambire a fare un passo in avanti in termini di progetto, a Thuram devi aggiungere un giocatore e non metterne uno al suo posto, secondo me. C'è Taremi, che sarà un terzo attaccante aggiunto credibile, che però verrà testato alla prima vera esperienza fuori dal Portogallo e in un campionato di un certo spessore, quindi è da verificare sicuramente. Mancano poi, se vuoi andare a 5 attaccanti, 2 slot da riempire dietro Thuram, Lautaro e Taremi appunto. E al momento uno di questi slot va ad Arnautovic puramente perché ha un anno di contratto ancora. Su Arnautovic però io penso che quest'anno Arnautovic abbia fatto vedere che in realtà in qualche modo con le sue caratteristiche può essere utile.
però l'Inter ha assolutamente bisogno di giocatori più affidabili dal punto di vista fisico, per cui penso che si cercheranno dei modi per farlo partire. Sanchez è in scadenza di contratto, c'è stata qualche voce su un possibile rinnovo, ma per ora da quello che ho percepito non c'è niente di realmente concreto sul rinnovo del cileno, per cui si potrebbero liberare 2 slot addirittura da riempire per arrivare a 5. Occhio a Correa che difficilmente sarà riscattato dal Marsiglia, anche se il Marsiglia si sta rilanciando in zona Champions e lo ricordiamo, se il Marsiglia va in Champions League, Correa viene riscattato obbligatoriamente dalla squadra francese. Dovesse invece rientrare all'Inter, l'argentino credo che avrà un ultimo anno di contratto, quindi avrà un altro anno di contratto ancora, ma credo che si farà il possibile per piazzarlo altrove. Ci sono invece delle valutazioni in corso sul giovane Valentin Carboni, che è di proprietà dell'Inter, che sta facendo bene in prestito al Monza. L'ipotesi di un ritorno all'Inter ad oggi non è da scartare, perché l'Inter lo tiene d'occhio in maniera molto attenta, con grande attenzione in ottica futura. Ma se arriva un'offerta importante, è uno di quei giocatori che a malincuore possono essere ceduti a fronte di un'offerta però elevata per poter puntare su un altro profilo pronto subito. Può essere questa una logica. In ogni caso, Lautaro, Thuram e Taremi diamoli ad oggi praticamente certi. 2 slot da riempire. Al momento tra Arnautovic, Sanchez e Carboni, uno di questi potrebbe prendersi un posto, ma è tutto da valutare. Qualcosa quindi si sta muovendo effettivamente per andare su un altro profilo nuovo e qui non si possono escludere sorprese. Addirittura il sogno anche da parte mia sarebbe quello di avere un vero terzo attaccante, addirittura farne di Taremi il quarto, possibilmente. Delle idee comunque ci sono già. Secondo me la prima idea è quella di andare su un profilo più pronto, che conosce già il campionato. Ne parleremo comunque in maniera più dettagliata in un altro contenuto che sarà dedicato solo all'attacco e che uscirà nelle prossime ore. Di sicuro però sarà un'Inter costruita per confermarsi in Italia, e quindi vado verso la conclusione dicendo che l'obiettivo sarà quello di fare di nuovo bene, puntando a vincere il campionato, provare a crescere poi sì a livello internazionale, anche se ho già letto tanti messaggi subito dopo l'eliminazione dalla Champions con l'Atletico, dei messaggi del tipo: "Ma se compriamo questo e compriamo quest'altro l'anno prossimo riproviamo a vincere la Champions". Ecco, io qui predico un po' di calma perché nel senso che certo se si azzeccano 2 o 3 mosse puoi pensare in grande chiaramente, riparti di nuovo in prima fila in Italia e in Europa ci provi, nel senso che soprattutto con il nuovo format della Champions League, le superpotenze, le squadre più ricche, secondo me sono ancora più favorite, quindi diventa ancor più complicato poter pensare di vincere la Champions e finché non riduci il gap economico che c'è con quelle lì, l'Europa è una competizione in cui l'Inter, chiaramente per storia, per tradizione, per ambizione, vuole e deve provare a fare una bella figura, ma per il momento è difficile partire con l'obiettivo di vincere la Champions League. Dobbiamo essere realisti, dobbiamo parlarci chiaro. Questa comunque è anche una prima proiezione che facciamo sull'Inter 2024-2025, quindi magari chissà ci saranno anche dei margini di sviluppo ulteriore, e questo è un po' un punto della situazione allora che facciamo a metà marzo più o meno, che chiaramente andremo ad aggiornare nel corso dei mesi con tutte le evoluzioni che ci saranno. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, qual è secondo voi l'esigenza principale per il mercato dell'Inter in estate, dove fareste voi un investimento, considerando che la possibilità di fare un nuovo colpo alla Pavard circola, c'è ed è probabilmente l'idea è quella di farla in attacco, forse, vedremo nelle prossime settimane. Siete d'accordo con questo? Lo fareste? Un colpo alla Pavard inteso in termini di esborso economico e tipologia di giocatore pronto subito da mettere in rosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, vi aspetto nei commenti, vi aspetto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club se vi va di entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Ci sentiamo lì, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.